oppure ben ritrovati sul mio canale ed eccezionalmente anche benvenuti nella mia cucina, uno sfondo inconsueto perché quello di oggi è un grande ritorno su questi schermi, ovvero la rubrica Cooking with Jiu-Jitsu che manca dal canale da secoli, una rubrica che non potrebbe esistere senza mio marito che è la colonna portante e anche l'unico in questa casa che sa davvero cucinare ed eccolo qui, Daniele, per chi non lo conoscesse. Ciao! Ben giunto. Prima di cominciare e di dirvi, anche se l'avrete letto nel titolo, quale ricetta prepareremo oggi, sigla. Oggi ci cimenteremo con la focaccia alla ligure, della quale mio marito, che dice che muovo troppo le mani, è diventato un esperto dopo mesi e mesi di pratica, soprattutto post lockdown, primo, secondo, terzo, quarto lockdown. Andiamo a procedere con l'impasto e questi sono gli ingredienti che vi faremo vedere mano a mano. Iniziamo con circa 720 g di farina tipo 0. Noi ne abbiamo mischiate diverse e un 10% è farina integrale. Proseguiamo con circa 12 g di lievito di birra e andiamo a scioglierlo in 400 g di acqua fresca. Dopodiché pesiamo circa 5 g di malto. Poteva mancare il sale? Certo che no, ne serviranno circa 14 grammi. E per finire 50 g di olio extravergine. Ora che gli ingredienti sono stati pesati, li mettiamo nell'impastatrice. Noi abbiamo un'impastatrice abbastanza importante perché è una passione di Daniele, ma volendo si può usare anche una planetaria tipo questa. Li mettiamo nell'impastatrice a partire dalla farina. Subito dopo il malto, se ce l'ho. Il malto. E iniziamo a mischiare questi ingredienti. Dopodiché andiamo ad aggiungere l'acqua con il lievito sciolto all'interno. È il momento di aggiungere anche l'olio? No. No. Prima il sale, una volta che si è un po' incordato, Ok. andremo a mettere il sale e poi mettiamo l'olio. Ed è per questo che è lui quello che cucina e non io. Quindi, però intanto pesiamo l'olio. 50. Fra poco sarà però il momento di mettere il sale. No, il sale lo mettiamo quando si è già quasi fatto l'impasto, anche nell'impastatrice, quando tutto si è avvicinato al gancio, incominciate a mettere il sale. Quindi per ora aspettiamo. Adesso. Perché la pazienza è la virtù dei forti. Oh, senti che profumo che viene fuori. Di pane, di farina. A few inches later. La vasca incomincia a pulirsi, la pasta va intorno al gancio. Siamo a buon punto, quindi. Tra un attimo mettiamo il sale. Ottimo. Few moments later. Cominciamo a mettere il sale. E qua con la ripresa aerea siamo pronti a mettere il sale. Che viene così incorporato nell'impasto. Eventually. E questo è il momento forse di aggiungere l'olio a filo? Adesso andiamo ad aggiungere l'olio a filo un po' alla volta. Ok, io direi che siamo quasi pronti Per? per spegnere. E la prima parte del procedimento l'abbiamo portata a casa. Adesso la togliamo, cioè lo togliamo perché adesso è l'impasto dall'impastatrice e qua Mastro Pizzaiolo va a fare una palletta perché l'impasto deve riposare
almeno 2 ore. 2 ore. 2 ore e mezza. 2 ore e mezza. Quindi un po' il concetto è, non so se notate, noi stiamo impastando all'1, ma la mangeremo stasera a cena, certo. perché comunque dopo 2 ore succederà dell'altro. Sì, la stendiamo in teglia e... Non spoilerare, lo vediamo fra 2 ore. Nel frattempo però, dai a de palletta. Va che bellezza, guarda che bellezza. La nostra ha queste, perché gli ho messo della farina anche un po' integrale io, c'è un 10% di farina integrale, per quello vedete i puntini, se no se usate la farina zero è bianca. Ma a noi ci piace mischiare. Trasferiamo la nostra palletta morbidosa in un Tupperware unto. Un po' Unto. Tanto per non farci mancare dell'olio. Che non sia mai. Così non si attacca, questo è lo scopo, immagino. Quante ne so. E siamo pronti a far riposare l'impasto per le famose Nel Tupperware. 2 ore, 2 ore e mezza. Non più di 2 ore e mezza, Se no esplode se e diventa un no, blob. cioè, gli abbiamo messo 12 grammi di lievito, quindi pompa. A bomba. Dove riposa? Temperatura ambiente. Ok, quindi fuori frigo, temperatura ambiente. Quindi facciamo un ciao veloce alla nostra palletta e noi torneremo fra 2 ore, 2 ore e mezza. Many tic tacs later. Rieccoci qua, sono passate 2 ore e mezza abbondanti, quasi 3, sì. E questa è la situazione. Ciò che doveva lievitare, direi che è lievitato, aspettavamo ancora un po', blob. Cosa va fatto a questo punto? Cosa va fatto? Va diviso in 2 l'impasto perché il peso era per 2 teglie. Che forse avremmo dovuto dirlo all'inizio, ma sapete che la precisione non è di casa. Impasto era per 2 teglie di quelle 30 x 40. famo capisse. Quindi adesso dividiamo l'impasto e lo stendiamo col mattarello e lo mettiamo nelle teglie a lievitare una seconda volta. di nuovo, seconda lievitazione, ma prima dividiamo e stendiamo. Non dimenticate questo passaggio, se no Messer Gonfio si attacca al piano di lavoro. No, vabbè. Blob. La pasta è stata divisa in 2 e adesso Mastro Pizzaiolo stende con mattarello. Vorrei farvi notare la pregiatezza del mattarello in marmo. A few inches later. Allora dovete cospargere un po' di olio sulle teglie. Queste sono le 2 teglie che abbiamo approntato. Io ho delle teglie in ferro, se voi le avete delle Quelle teglie, d'alluminio, magari quelle... Non so che teglie avete in casa, però dovete mettere un bel po' di olio sulla teglia in modo che non si attacchi la pasta. Ok. Le teglie sono unte alla perfezione, adesso le portiamo in zona impasto e come già accennato sposta adesso Daniele l'impasto in teglia per farlo lievitare poi per un'altra ora e mezza, 2. L'impasto è pronto per la seconda lievitazione. Spoiler, non è l'ultima delle lievitazioni che questo impasto farà.
Mettiamo le teglie nel forno spento, mi raccomando, spento, non acceso, si è già detto spento, spento. Daniele le protegge con dei teli, così lievitano meglio. Ed eccole qui, pronte per la seconda lievitazione. Le teglie sono nel forno, resteranno qui per un'ora, un'ora e mezza. Se volete alzare un po' la temperatura del forno per aiutare la lievitazione, potete mettere all'interno un bicchiere di acqua calda, bollente? Sì, bollente. Bollente, così alza un po' la temperatura, senza accendere il forno. Bene, noi ci rivediamo fra un'ora, un'ora e mezza. 2 hours later. Rieccoci qua, sono passate 2 ore, salve. Sono passate 2 ore, le teglie con l'impasto hanno lievitato, adesso le tiriamo fuori e vi dico già che 2 teglie, una sarà una focaccia ligure classica, l'altra invece la trasformeremo in una pizza rossa. Quindi verranno trattate diversamente, ma andiamo a vedere la lievitazione. Ed ecco qui la prima teglia, che come vedete è gonfiata, e arriva anche la seconda, con molta attenzione. E voilà! Seconda lievitazione finita. Adesso cosa succede? Facciamo la salamoia. Che consiste in... 1/3 di acqua calda, 2/3 di olio. Molto bene. Dunque, salamoia composta da 2/3 d'olio, 1/3 d'acqua. Noi abbiamo questo spruzzino professionale per distribuirle in modo omogeneo, ma va bene comunque anche una roba del genere, un po' meno chic, ma comunque efficace. Adesso andiamo a distribuirla sull'impasto lievitato in modo omogeneo, prima colandone un po' più di quantità e poi andando a spruzzare. Poi con le mani uniformiamo anche un po' l'olio, la salamoia. È il momento di fare i buchi. Ok. 3 dita. Ok. E ci siamo. No, adesso la riempiamo un po' già di olio la salamoia. Ah, quindi adesso aggiungi altra salamoia. Sì. La prima teglia, che diventerà focaccia, è pronta per essere di nuovo coperta e iniziare la terza lievitazione. Terza e ultima? Sì. Ok. Dove lievita? Sempre in forno spento. Sempre in forno spento per Un'ora e mezza. terza lievitazione. Passiamo adesso alla seconda teglia che, come dicevo, diventerà Facciamo poi con il margherita. pomodoro, una pizza margherita, che però Gli metto soffice, sopra un po' sarà di- soffice, giusto? Tu mi segni Sì, come soffice. quella della panetteria un po'. Ok, anche qua salamoia, meno, Meno, giusto per non far venire la crosta un po' dura sopra. cioè che lieviti senza seccarsi, mettiamola Sì. così, E buono, la mettiamo di nuovo in forno. senza fare i foghi, Li perché facciamo dopo. li facciamo dopo, all'ultimo. Quando mettiamo la salsa. Perfetto, anche lei copertina, anche lei in forno per un'altra ora, ora e mezza. Sì. E voilà. E quindi ancora una volta ci vediamo a frappè. Nel frattempo farò qualcosa che ho il naso di sbirolino. A dopo. Eventually. Ci siamo. Possiamo tirar fuori le teglie che hanno fatto la terza ed ultima lievitazione. Nel frattempo accendiamo il forno. Bravissimo. Accendiamo il forno. Statico a 250 e poi cuoceranno per un quarto d'ora, 20 minuti. Ok, preriscaldiamo, statico 250 e poi prepariamo gli ingredienti per la nostra margherita. Polpa di pomodoro che tu vai a mischiare con qualcosa.
Sì, con un po' di olio, un po' di sale e un po' di origano. Semplicemente così. Mettiamo la salsa sulla base e solo dopo, attenzione, solo dopo facciamo i buchi come abbiamo fatto sulla focaccia. Bisogna spargerla senza schiacciarla, mi raccomando, quindi con grandissima delicatezza. E adesso giù di buchi, guardate che bolle pazzesche, 3 dita come prima e zac. La margherita è pronta per andare in forno non appena sarà in temperatura. Poi a metà cottura aggiungeremo anche la mozzarella e l'ombra e l'acciuga. Quindi in realtà non sarà una margherita ma sarà una pizza con le acciughe, per la precisione. Ma passiamo adesso alla nostra focaccia. Sulla focaccia andiamo a mettere del rosmarino che Daniele sta tritando. Ed eccola qui, bella lievitatina anche lei, con tutte le sue bolle, quindi sarà morbida. Cosa facciamo? Mettiamo un altro po' di salamoia, ma non l'avrei mai detto. Quindi preparate un altro po' di salamoia se non ne avevate più. Sì. Perché ne serve in quantità. Serve un bel po'. E sale. Sale grosso, mettetene perché sennò voi mangiate È insipida. È insipida. Ok, quindi ci va del sale grosso. Il nostro è aromatizzato così. Un po' aromatizzato. Ed eccole qua, pronte per il forno che nel frattempo sta quasi per raggiungere la temperatura. Lì è ventilato, non si vadano in confusione, lì è ventilato solo per raggiungere la temperatura. Ok. Poi cuocerà statico perché c'è bisogno di umidità, quindi non ventilato. Benissimo, avete capito, vero? Dai che sta arrivando in temperatura. A few inches later. Allora, È arrivato in temperatura, quindi Daniele lo sposta su statico, sopra e sotto, sopra e sotto. temperatura 250 Ok. per un quarto d'ora. La posizione il penultimo ripiano, Ah, quindi quindi un po' bassa. un po' bassa. Le cuoci una per volta. Sì. E partiamo con questa margherita con acciughe. E noi ci vediamo fra un quarto d'ora. Eventually. È passato un quarto d'ora, possiamo togliere la margherita dal forno e andare ad aggiungere mozzarella e acciughe. Dai! E per finire un filo d'olio. E adesso torna in forno In mezzo. nella parte centrale, quindi prima era più in basso, adesso lo mettiamo al centro Per 5 minuti. per 5 minuti. The moment has come. This is the moment we've all been waiting for. In tutta la sua gloria. E la mettiamo qua a riposare. Nel frattempo, mai un attimo di pace perché andiamo a cuocere anche la focaccia. Cuoce per quanto tempo? Come la pizza più o meno, Sì, immagino. Quindi un quarto d'ora e poi succede A metà qualcosa? cottura bisogna assolutamente tirarla un po' fuori, mettergli ancora un po' di salamoia perché comunque deve stare umida. Quindi dopo circa 7 Dopo minuti. circa 7 minuti bagnarla ancora un po' Ok, e la cottura uguale, sempre un quarto d'ora. sempre a 250. Sì. E noi ci vediamo fra poco, sapendo che a metà, non ve lo faccio rivedere, ormai ce lo siamo detti, spruzzeremo dell'altra salamoia. Ma ci rivediamo fra poco for the big reveal, la grande rivelazione della nostra focaccia e pizza con le acciughe. Few moments later. Ed eccoci qua, anche la focaccia, coperta completamente dalle spalle di Daniele, è pronta. Vedete che l'olio è rimasto tutto nei fori, ancora un po' di salamoia. E voilà, aggiungiamo un filo d'olio sulla pizza, un po' di basilico e il gioco è fatto.
Il che ci porta alla fine di questo pregevole video, mentre Daniele se magna la pizza alle mie spalle, così, senza colpo ferire. Da fame. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia dato tutte le informazioni necessarie a portare a termine questa pregiata ricetta. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Sappiate anche che sul blog troverete, ti vedo sai, altre immagini della pizza e della focaccia finite, insieme alla lista degli ingredienti necessari, così come promemoria. Il link al post dedicato lo trovate nella info box qui sotto o cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Direi che per oggi non c'è altro, mo vado a mangià e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Buono. Morbido.